Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per il secondo semestre del 2024 e abbiamo la carta dell'eremita. Amici del Toro, probabilmente è un periodo dove farete introspezione, è un periodo dove probabilmente qualcuno valuterà le esperienze, le anche avventure del passato, anche gli errori, gli insegnamenti acquisiti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione, e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e c'è anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere ragazzi qual è l'energia disponibile. Allora abbiamo un carro, la forza, un 9 di pentacoli, gli amanti, abbiamo un 2 di spade, un cavaliere di bastoni e un re di bastoni. Allora, tanti felini qua, tanta voglia di ruggire mi viene da dire. Guardate ragazzi, l'eremita è una di quelle carte che parla di individualità e lo rivedo un pochettino anche nel 9 di pentacoli. Mm. Ora, questa è una stesa generale, diciamo che si va a vedere il movimento più importante e possono essere movimenti su più lati della vostra vita piuttosto che su un lato solo. Se poi volete essere contattati da YouTube quando pubblicherò i video sull'amore, sul lavoro e sulla crescita spirituale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche. Allora, andiamo a vedere subito questo carro, perché qui ho come la sensazione che si lascerà, diciamo, indietro un certo tipo di strada. Abbiamo il re di spade. Quando c'è il carro si parla sempre di una scelta, di un bivio, di una direzione da dover prendere o da dover dare a una certa situazione o relazione. Abbiamo un re di spade e un tre di pentacoli. Allora, si potrebbe trattare di qualche questione lavorativa o familiare. Potrebbe essere una questione inerente a un padre, una questione anche per qualcuno inerente a una spartizione o ereditaria o di ruoli, se fosse per esempio sul lavoro di territori. Se per esempio avete un lavoro dove siete, diciamo, capo zona, ipotesi, ecco, questo potrebbe essere un qualche tipo di territorio che magari lascerete indietro. Andiamo a vedere la forza. Cavaliere di coppe. E 8 di pentacoli. Ho la sensazione che per qualcuno potrebbe essere un lavoro quello che si lascia indietro o una collaborazione per arrivare a questo 9 di pentacoli, ragazzi, che di solito parla di qualcuno che è autonomo, che ha la partita IVA, un freelance. E anche vedendo l'eremita mi risuona un po', è come se questo potesse essere un cambio a livello
o lavorativo o anche di direzione di vita. Cioè, per esempio, ho sempre lavorato come agente di zona, ipotesi per riprendere un po' il discorso di prima, adesso voglio fare altro, cioè voglio mettermi per conto proprio e aprire un'attività. Andiamo a vedere questo nodo di pentacoli. E aprire un'attività per conto mio. Se prima, per esempio, eravate vincolati o collaboravate con altre aziende, è come se adesso foste un po' più padroni di voi stessi, ragazzi. E c'è un bellissimo asso di pentacoli. Devo dire che se fosse qualche tipo di progetto che state pensando di mettere in atto, qua nel prossimo semestre vedo che entrerà in atto, deciderete finalmente, vi arriverà il coraggio grazie a questa forza e andrete. Guardate, il 9 di Pentacoli è una carta di forte, forte, forte prosperità e poi abbiamo anche gli amanti che adesso andiamo a vedere, che è una carta di equilibrio, di armonia. Andiamo a vederlo. È come se facendo il passo in avanti, lavorando, pensando, stando da soli, perché anche la carta del single, tutte e due, in qualche modo iniziasse un nuovo tipo di percorso con questo asso di pentacoli che porta all'armonia degli amanti. Anche se vi devo dire, abbiamo un asso di spade e un fante di coppe. Ragazzi, vi devo dire che per qualcuno questa carta degli amanti potrebbe essere un qualche tipo di nuovo inizio che uno, sì, potrebbe essere romantico per qualcuno, due, potrebbe essere un nuovo progetto o per qualcuno l'assunzione di un dipendente, per qualcun altro come mi parlano di radio. Quindi ho come la sensazione che qualcuno o debba iniziare un progetto magari alla radio o può essere un mezzo per divulgare la conoscenza del vostro progetto, del vostro lavoro, di quello che insomma volete fare o volete iniziare o state iniziando, perché qui in questo semestre avete ben due assi, quindi secondo me. Andiamo a vedere questo 2 di spade, a cosa fa riferimento. Mm. Diavolo, imperatore e 5 di coppe. Ho come la sensazione che quello che vi metta in dubbio, quello che vi faccia venire i dubbi di cui ci parla il 2 di spade, sia il fatto di non avere l'approvazione da parte di un personaggio a cui voi tenete, che per molte persone può far riferimento a un padre o a un capo, una persona che è più esperta di voi nel settore, insomma. Voglio una carta per il diavolo. Appeso e 4 di spade. Ci potrebbe essere anche qualche timore che non sento sia proprio vostro, ma è più un timore ereditato, nel senso che è una paura che probabilmente avete vissuto crescendo intorno a voi e che quindi adesso avete fatto vostra. Più che una paura, con questo 4 di pentacoli è un attaccamento alla materialità. Sento che qualcuno ha paura di fare il primo passo per il discorso che c'è magari da investire del denaro ed è come se ci fosse questo dubbio sul farò bene o farò male, aspetto ancora un po' oppure vado, anche perché il non avere un appoggio da parte di chi voi vorreste non vi aiuta molto, sinceramente. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Sole. Matto. Stavo guardando perché se fosse, ragazzi, una questione tra fratelli, ipotesi, o tra cugini, ho come la sensazione che le parti che non siete voi, le altre parti coinvolte, che siano leggermente più inesperte rispetto a quello che siete voi. Vi dico, qui ho la sensazione che si lasci indietro, potrebbe essere una collaborazione, ma potrebbe anche essere un ruolo per, diciamo, diventare più indipendenti, diventare più autonomi.
Potrebbero venirvi delle nuove idee, questo fante di coppe potrebbe anche rappresentare un dipendente che assumerete o potrebbe rappresentare un qualche vabbè, relazione amorosa, sì, ce lo metto perché per qualcuno può far riferimento anche a quello, però più che tutto sento come se fosse una persona vicino a voi con la quale ci sarà un nuovo inizio e se fosse un tema lavorativo, per quello che vi dico il dipendente, ehm, se fosse una questione tra figli, cioè con i figli, sento che potrebbe esserci armonia, e se fosse una questione tra fratelli, vi dico che potrebbero esserci delle questioni di eredità in mezzo. Però fate attenzione perché qui quello che frega è questo 4 di pentacoli, l'attaccamento. Normalmente il 4 di pentacoli è un attaccamento di tipo materiali, quindi ai soldi, ai beni proprio materiali, a un certo tipo di... essere attaccati alla materialità vuole anche dire essere attaccati a certe abitudini nel concreto. E qui con questo diavolo sento che c'è qualcosa che vi condiziona. Credo che sia più un tema di denaro comunque per qualcuno, ma ho come l'idea di dirvi di non preoccuparvi tanto perché qua state andando verso l'abbondanza, eh. Ed è un po' come se le carte vi dicessero di aver fiducia in voi stessi. Difatti, la carta degli amanti, uno dei significati di questa carta è l'amor proprio. Quindi qui ho proprio la sensazione che vi dicano, ok, vai avanti, abbi fiducia, fai il salto di fede, ok? Anche se adesso non ti è ancora tutto chiaro. Perché ragazzi, è un esempio che ho fatto ogni tanto. Quando si va in macchina la sera, ok, e si percorre una strada, i fari illuminano solo un pezzo di percorso, però noi abbiamo la fiducia necessaria per procedere ugualmente, avendo appunto la fiducia che anche se io non vedo oltre i fari, però dopo c'è la strada. Anche se io ho una visione limitata della strada, perché è notte, i fari illuminano fino a un certo punto, dopo ho la certezza, ho la fiducia che comunque la strada continua. E poi uno prova a fare delle aziende, piuttosto che delle collaborazioni, piuttosto che dei progetti nuovi a lanciare. Cioè, finché uno non prova, non sa. Quindi, e si dice anche chi non risica non rosica, no? Per cui, ehm, secondo me, se non avete da perdere molto, ma qui non è una carta di per adesso non vedo perdite economiche, quindi secondo me è solo più la paura che avete che questo succeda. Anzi, andiamo a vedere questo re di bastoni perché è una carta che mi fa wow, un altro 9 di pentacoli, ragazzi, 3 di coppe e 3 di bastoni. Io sento che alla fine procederete con la vostra testa, nonostante le offerte che potrebbero arrivarvi o le idee, perché essendoci anche un asso di spade qui potrebbero essere idee, potrebbero essere verità, potrebbero essere questioni, diciamo, che vengono viste da voi e che prima magari invece non venivano considerate. Sento che c'è come un allontanamento da una zona precedente o si decide finalmente di dare un certo tipo di direzione alla vostra vita, al vostro percorso lavorativo. Vi vedo diventare più indipendenti, vi vedo con nuove idee, con un rinnovato amor proprio. Lasciate un po' perdere i condizionamenti dell'ego, perché quando c'è il diavolo si parla sempre di ego. Piuttosto, se non siete sicuri di qualche cosa, aspettate. Ok? Però, oppure un'altra, ecco, visto che c'è l'appeso, cercate altre forme. Per esempio, avete in testa un progetto, dovete comprare l'articolo A per iniziare questo progetto, ma l'articolo A costa troppo. Provate a vedere se magari comprando l'articolo C e D, dove comprandoli tutti e due insieme la spesa è minore, però magari si riesce a sopperire in qualche modo all'efficienza dell'articolo A, magari con qualche accorgimento, però insomma è un po' come se vi dicessero cercate delle strade alternative, non vi fate condizionare, non vi fate bloccare, ok? Non vi fate bloccare da questioni economiche, cercate altre strade. Perché qui ragazzi si tratta di... Innanzitutto vedo un entusiasmo gigantesco e poi comunque si termina di nuovo con un 9 di pentacoli che è una carta di abbondanza e vedendo questo 3 di coppe al contrario secondo me non collaborerete mica più tanto. Cioè ho come l'idea che sì, anche se prima eravate già autonomi, però ho come anche se è una questione di famiglia, no? Magari siete in una famiglia grande, dovete collaborare, non cercherete più di trovare il punto comune, ma semplicemente andrete avanti per la vostra strada. Io so che devo fare questo, faccio questo, non mi faccio più condizionare, so che questa è la cosa giusta. L'entusiasmo c'è
le idee arriveranno, i soldi non vi devono preoccupare, ragazzi. Primo perché avete due volte il 9 di pentacoli e un asso di denari, quindi vedo che soldi ne arrivano, ok? E proprio come premi, come qualcosa di inaspettato. E seconda cosa, secondo me, qui per uscire un po' da questi dubbi del 2 di spade, mi conviene vedere le cose da un altro punto di vista, cercare altre tecniche per magari guadagnare denaro, altre tecniche per investire, altre tecniche per riuscire a fare quel tipo di progetto magari con materiali diversi, magari con un punto di vista diverso, ecco, perché qui poi raggiungerete il successo. Mm? E ho la sensazione che non collaborerete più tanto volentieri con gli altri. Vedo molta autonomia, molta indipendenza, soldi che arrivano. Però ripeto, poi quelle farò una stesa sola su lavoro e economia e la pubblicherò più avanti, eh. Bene, andiamo a vedere. Il ribelle, due arcani maggiori, ragazzi. Il ribelle è un'apertura, che è la carta dell'imperatore. Sì, qui è come se dovesse cercare dei punti cardini per mettere, per calmare questa vostra preoccupazione per la parte economica. Potete crearvi come un cuscino d'appoggio, una cosa di questo genere, cioè su tot soldi questi non si toccano e sono per le emergenze. E poi abbiamo anche un'apertura che è la carta della giustizia, quindi secondo me le cose si vanno a riequilibrare, però giustamente come c'è il ribelle qui, è un po' come quello che vi ho detto, create la vostra individualità a livello di impresa, a livello di persona dentro una coppia, dentro una famiglia, dentro un gruppo, cioè vi sento diventare più autonomi, più forti, più nel vostro potere personale e in questo mazzo a me piace molto perché fa vedere che rompe le catene, cioè rompe le catene degli altri, le regole degli altri e crea le proprie, proprio per arrivare a costruire il proprio impero e ci riesce. Quindi qui sostanzialmente il punto è ragionate con la vostra testa, non vi fate troppo condizionare dagli altri, da quello che dicono o da certe idee, tipo senza soldi non si va da nessuna parte e invece non è vero. Molti iniziano la propria attività senza soldi, semplicemente utilizzando delle risorse gratuite. Questi sono, è una meditazione di Findorn e sono messaggi canalizzati da Dio. Se non credete in Dio, insomma, potete sostituire questa parola con universo, madre terra o con il nome dell'entità in cui voi crediate. Crediate, va bene, avete capito. Eleva la tua coscienza e realizza d'essere senza età, giovane come il tempo e vecchio come l'eternità. Se vivi pienamente e meravigliosamente nel qui e ora, eternamente presente, sei sempre giovane come il presente. Costantemente rinasci in spirito ed in verità. In questa vita spirituale non puoi rimanere statico. Wow! E qui vediamo una specie di rinascita, con la carta del matto, ragazzi. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con i commenti, con un like. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. E se volete dare un'occhiata ai temi trattati potete consultare le playlist con la copertina lilla. I titoli sono visibili. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!